Buonasera, buonasera. Eccoci qui in questa nuova diretta questa sera per raccontare ed ascoltare un po' Valentina che ci ragguaglierà sulle novità interessanti, molto interessanti, insomma, che ci lasciano ben sperare. L'immagine che ho scelto per la copertina è il mio stato d'animo, no? La possibilità finalmente di dire finalmente possiamo sperare in un po' di libertà e quindi io adesso do il benvenuto a Valentina. Ciao Valentina. Ciao, ciao a tutti e grazie di essere qua. Edizione straordinaria? No, vabbè, aspetta un attimo. No, Dai, belle notizie aspetta, as- di belle aspettiamo un notizie, ma attimo soprattutto che perché l'indice è più basso. È più basso! sta scendendo, No. fortunatamente sta funzionando, i valori stanno diventando più accettabili e quindi ci lasciano ben sperare, anche perché poi è entrata in vigore, vabbè, poi dopo lo direi tu. Io brevemente voglio così occupare un po' questo tempo prima di iniziare a parlare delle notizie per raccontare un po' quello che stiamo facendo, così magari giusto perché qualcuno possa poi magari nei prossimi giorni collegarsi. Noi oggi avremmo dovuto avere una diretta con Francesco Fabrizi, però per questioni tecniche di connessione, di computer, insomma, un po' di difficoltà che abbiamo avuto nell'ultima diretta di ieri, no, di ieri, di mercoledì sera, e quindi ho deciso di rinviarla, insomma, per quanto Francesco ci tenesse, insomma, anche Valentina a fare questa diretta, mi è soltanto rinviata. Peraltro, fra stasera e domani uscirà un articolo di cui praticamente poi lui parlerà più approfonditamente, che è sul diabete e quindi le cause che portano al diabete, e quindi insomma discorsi molto interessanti al di là dell'aspetto diciamo nutrizionale e dietetico, insomma della linea e dell'estate che prima o poi arriverà, perché è soltanto una questione di tempo, ma dovrà arrivare anche qui in Germania, anche se in settimana porta 15 gradi e nuvoloso e pioggia, quindi credo che prima o poi arriverà. Peraltro ho messo un post in cui invito, siccome faremo una puntata, ci sarà una puntata, una diretta con la psicologa Alessia De Carlo, in cui parlerà dei problemi legati all'integrazione dei ragazzi a scuola. E successivamente a questo episodio mi piacerebbe fare due episodi, due puntate con i genitori e con gli alunni che raccontano la loro esperienza, chiaramente sempre insieme a Valentina, insomma, che farà che curerà, insomma, e guiderà questi episodi, perché credo che al di là di quello che posso dire io, può dire anche Valentina, l'esperienza diretta dei nostri figli, io ho due ragazzi, quindi che hanno vissuto la scuola in modo completamente diverso, perché hanno delle età diverse, però ascoltare l'esperienza dei ragazzi credo che possa essere utile per capire in generale, ma soprattutto per chi è ragazzi, per chi deve venire in Italia, quello aspetta, no? E quindi io credo che possa essere molto interessante. Quindi, se qualcuno è disponibile a raccontare molto serenamente, senza grandi, cioè nulla di che, nulla di complicato, quindi tutto molto semplice, molto easy, di raccontare la propria esperienza. Quindi, chi fosse disponibile è pregato di contattarmi. E, altro niente, ci sono diversi episodi programmati, ma questi poi li vedremo mano a mano, anche perché adesso un po' il programma che avevo stabilito slitterà in attesa e insomma, di sistemare. Entro la prossima settimana dovremmo avere una postazione più performante sia come connessione ADSL e prossimamente anche come macchina, e quindi speriamo di non avere più problemi, insomma, e di fare del nostro meglio. Noi comunque ci proviamo. Io darei il là a quello che è diciamo, l'argomento principale, insomma, per il quale vogliamo insomma comunicarlo. Dopo tanti mesi di comunicazioni un po' tristi, un po' pesanti, insomma, che ne dici Valentina? È arrivato il momento di dare qualche buona notizia? Sì, finalmente, finalmente. Allora, prima cosa, lo so che parto dalla fine, ma basta quarantene, non ce la si fa più, basta quarantene. Finalmente dal 13 si può entrare in Germania senza fare la quarantena, perché l'Italia è una zona a basso rischio. Però ovviamente bisogna essere muniti di o tampone PCR effettuato nelle 72 ore precedenti o l'altro tampone, quello antigenico,
Antigenico. nelle 48 ore, antigenico, dico non antigeno, antigenico, oppure il vaccino per i fortunelli che hanno già il vaccino, però attenzione, deve essere stato fatto nei 14 giorni precedenti. Quindi se l'hai fatto la settimana scorsa, comunque il tampone lo devi fare. Vabbè, Quindi, un'altra però tanto settimana, sei in un'altra Germania, che settimana. te frega. E, oh, aspetta che perché qui c'è tutto quanto un discorso di numeri, quindi ho dovuto prendere appunti. Ah, se hai avuto il corona invece, devi averlo avuto dopo i 28 giorni, quindi devono essere passati 28 giorni e non più di 6 mesi. A quel punto tu puoi entrare senza farti più il tampone. Credo di aver detto tutto su quella questione dei vaccini. Ah sì, il test negativo anche, invece in aereo cambia tutto perché in aereo devi avere un tampone fatto nelle 24 ore precedenti. Quindi questa è la grande novità per entrare in Germania. Quindi non c'è più il tampone se hai tutte queste caratteristiche e non c'è più la quarantena, mentre la quarantena rimane, e anche qui altri numeri, se tu arrivi a una zona ad alta incidenza, devi fare 5 giorni di quarantena, mentre se tu ti rechi da una zona che ne so, che ha delle varianti come quella inglese o quella del Sudafrica o quella indiana, ecco, lì devi fare 10 giorni di quarantena per forza. E sempre, comunque, questo bisogna sempre fare, perché la nostra autocertificazione tedesca, bisogna ammeldarsi, ecco, mettiamola così, all'Einreisenanmeldung.de, che è proprio un sito dove uno fa l'autodichiarazione che sta entrando all'interno del paese. Quanto sto gesticolando? Si vede che sono arrivata in Italia. Un Sembro... pochino, un pochino, un pochino, Sto un pochino. Si gesticolando come... riprende, le cattive abitudini si riprendono molto velocemente. Le cattive abitudini poi arricchisci il Ti stavo linguaggio, quindi guardando va che bene, sono lì gesticola, così. gesticola. Fino a quando dai buone notizie puoi gesticolare quanto vuoi. Ok, comunque sia, se uno poi si dimentica, perché uno si è dimenticato di fare questa certificazione su questo sito, può comunque farla entro 3 giorni dopo con un altro formulario. Però tutto questo che vi ho detto è tutto quanto scritto nel sito degli italiani, del consolato italiano a Berlino. C'è proprio tutto, ci sono anche i link da cliccare sopra. Ok, Mentre per la domanda che mi fate sempre, posso andare in Italia? Aspettiamo sabato, comunque hanno tolto anche lì la quarantena da sabato, ma abbiamo bisogno dell'ufficializzazione, quindi per ora attesa. quindi al momento io ho un amico che forse lunedì parte e va in Italia, vorrebbe andare in Italia. Quindi cosa deve fare? Tecnicamente, perché poi Allora, teoricamente, eh, è sempre l'autocertificazione. Se non ha avuto ok, il corona e non ha fatto il vaccino, deve farsi per nulla. forza il tampone per entrare in Italia e non ha fatto Chiaramente il nulla, quindi deve tampone, fare il scusa, quando tampone per parli di entrare in tampone, Italia. scusa, quando tu parli di tampone, chiaramente non ti riferisci allo snell test, cioè fatta eccezione, lo snell test è soltanto, diciamo così, giusto per informazione. In realtà serve il tampone, quello fatto, diciamo, in ospedale, in farmacia, forse lo fanno anche nei medici, no? Ma io in realtà ti posso dire che il tampone per andare in Italia l'ho fatto in un Corona hotspot, quelli lì dove Ok. ti fanno il test gratuito. Quindi Ah, basta che ci sia una certificazione. Allora, la legge, la norma, non la legge, ti dice che deve essere in 2 lingue, quindi in inglese e in tedesco. Però, per esempio, ok. nel mio caso io l'ho presa soltanto in tedesco e non c'è stato nessun problema, anche perché l'ho anche mandata all'ASL di Torino per comunicare che ero arrivata, perché io la quarantena l'ho dovuta fare e non mi hanno fatto problemi. Anche perché c'è Qui- scritto proprio negative, quindi negative. Cioè, Quindi, oltre, diciamo, a quanto stabilito dalla legge, insomma, qui in Germania è opportuno che comunque si colleghi sul sito magari della regione dove si deve recare in Italia per vedere quali sono le direttive, perché per esempio per la Puglia, e credo che comunque siano uguali, ma per la Puglia per esempio bisognava mandare la comunicazione all'ASL in modo che loro sappiano insomma quello che poi chiaramente bisogna vedere gli aggiornamenti ultimi, cosa comportano anche in Italia, no? Perché comunque in Italia stanno aprendo tutto e quindi di conseguenza quindi credo che sarà ancora più snella, no? La procedura
per l'Italia e per il Non ho ritorno, capito bene la domanda. nel senso, oltre a vabbè, questo è quello che viene prescritto, diciamo, cioè in Germania è stato viene stabilito che bisogna fare il test entro 48 ore per tornare poi. E per tornare poi devi fare lo stesso il tampone se non fai parte di quel gruppo di vaccinati e corona, oppure no, vaccinati e corona, devi farti comunque il tampone, fare l'iscrizione ed entrare nel paese. Molto più snello come passaggio, molto più Ok, ok. veloce, perché l'incidenza sta scendendo anche a Stoccarda, oggi era molto più bassa di ieri era 165, Mm. che è il limite per i Kita. Scusate, ma è un argomento molto caldo per me, i Kita. Diciamo, sei molto E, interessata. e, già. E adesso è 113 oggi era, quindi si sta proprio abbassando molto velocemente. Questo è un bene perché sotto i 100 riapriranno finalmente i locali, che dal 1° di novembre che sono chiusi, ricordiamocelo. Io aspetto con ansia di andare a mangiare da qualche parte, ho bisogno di mangiare da qualche parte. Comunque sì, in Italia, perché noi chiaramente abbiamo la necessità di vedere e di capire quello che succede in entrambi i paesi, in Italia stanno anche cambiando il conteggio, cioè nel senso i parametri di riferimento in base al quale le regioni sono rosse, arancioni o verdi o gialle, insomma tutti i colori del mondo che ci sono, nel senso che fino adesso tenevano conto dell'incidenza, mentre invece adesso vogliono tenere conto solo ed esclusivamente dei malati ricoverati in terapia intensiva, quindi non tenendo conto dell'incidenza. E quindi sarà quello il valore di riferimento che farà cambiare poi la situazione, il colore della regione e quindi le restrizioni applicate. Probabilmente, vabbè, c'è una scelta, diciamo, anche forse forzosa, no? Di aprire per tornare alla normalità, anche facendo affidamento sul bel tempo, però è probabile pure che sia un valore importante. Perché dico questo? Perché fino ad oggi è un po' cinico il ragionamento, però poi credo che sia anche oggettivo, c'è il dato di fatto. Le prime persone che purtroppo ci hanno rimesso la vita sono quelle persone che erano più deboli, più sensibili, le persone più grandi che avevano patologie. Quindi anche adesso diciamo, la pericolosità del faccio discorsi cioè non sono un competente, quindi sono supposizioni, però credo che oggi insomma credo che sia più gestibile un'infezione da coronavirus. Di conseguenza, quindi, fra i vaccinati, le persone che sono già guarite, probabilmente anche se non c'è una terapia, una cura specifica, mirata ed efficace con il coronavirus, però ci sono diversi farmaci che comunque stanno funzionando e quindi probabilmente vogliono usare un po' di più. Ecco, io percepisco, l'impressione che ho io è che stiano usando un po' di più di quello che i dati dicono, ecco. Che dici? Diciamo che hanno scoperto che è possibile anche, sì, sono un po' sfaltata, scusatemi, No, 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 ok, quindi ok. io rispondo sempre un pochino dopo. Quello che sta succedendo adesso, che è una cosa molto positiva, che hanno scoperto che si può anche curare le persone da casa senza arrivare al punto che devono essere ricoverate. Quindi invece di hai la febbre, prendi la tachipirina, già a darti dei farmaci per fare in modo che tu non debba arrivare al livello di portarti di andare direttamente al pronto soccorso. Perché tutto questo gioco dei vaccini, che gioco non è, tutta questa cosa dei vaccini, quello che stanno cercando di fare è non creare un tappo in ospedale, perché se gli ospedali sono stracarichi di persone, un infarto diventa letale perché non c'è nessuno che ti può curare. Un malato oncologico non può fare le visite e quindi è un disastro proprio a livello sanitario in tutti i paesi. E per quello che bisogna cercare di prevenire, in questo caso veramente sembra la pubblicità, prevenire è meglio che curare. Vabbè, però è proprio questo il caso, no? È proprio questo il caso. In effetti alcune scelte sono state fatte proprio per cercare di tamponare, perché comunque le persone iniziano ad accusare molta stanchezza, no? Io per esempio sono uno di questi, cioè veramente pur avendo affrontato tutto questo periodo, insomma, molto serenamente e responsabilmente, però onestamente non ce la si fa più. Quindi credo che sia diffusa la necessità un po' delle persone di tornare alla normalità. Mm, io non credo, insomma, che questo era quello, le cose più importanti, probabilmente. Hai qualcosa da aggiungere o...
Non Ci ti ho siamo, sentito, abbiamo sei detto tutto, sparito. abbiamo detto tutto. Come? Sì, sì, sì. Ok. Non ti avevo sentito per un attimo. Sì, abbiam detto tutto. Oh. La grande novità è questa, la prossima novità lo scopriremo dopo sabato, quando ci sarà il nuovo DPCM italiano, che finalmente ci diranno che non ci sarà più quarantena ufficiale, non soltanto così che nell'aria, ma sarà Mm. firmato che non ci sarà più quarantena per entrare nel paese. E A allora tal lì sarà tutta proposito, un'altra cosa. A tal proposito, credo che l'abbiano aggiornata lunedì perché ci sono diverse richieste di allungare Mh, di cambiare l'orario, perché comunque sì, in Italia hanno aperto tutto, però c'è il coprifuoco, credo che sia alle 10 e sì, stanno valutando l'ipotesi di prorogarlo, cioè di lasciare aperto, perché onestamente d'estate le 10 significa è veramente impossibile, alle 10 non è, chiaramente se ci sono le condizioni. E lunedì ci sarà la risposta, insomma, la decisione, insomma, di in che modo procedere, ecco. Quindi penso che la sposteranno perché come sabato la vedo dura che si riuniscono per fare qualche decisione. sì. Credo che è più probabile che sia lunedì. Così a sensazione, eh. Allora potrebbe essere lunedì. Io avevo letto sabato, però può essere, anche perché in questi giorni sto leggendo, però ci sono un sacco di notizie anche sui vaccini qua, che ogni regione sta facendo la sua. Per esempio il Piemonte, la Campania, la Lombardia, la Toscana, se non sbaglio, hanno deciso che la seconda dose del Pfizer non sarà fatta dopo 21 giorni, ma dopo 42. Sì, no, ma c'è una Perché così, discussione anche, però no, no, non ma è, cioè, ognuno. c'è una discussione importante a tal proposito perché il sottosegretario credo al Ministero della Salute, Costa, ha fatto un comunicato ufficiale del governo in base al quale non ci sono evidenze e di conseguenza quindi il governo vorrebbe portare la seconda dose a 42 giorni dalla prima. Mentre invece non so che figura, insomma, qualcuno della Pfizer, della BioNTech, ha comunicato invece che tassativamente per essere efficace deve essere fatto entro 21 giorni. Ora le ragioni del governo sono evidenti, che è quello di allargare la base, diciamo, dei vaccini. Però da parte è difficile per noi capire, cioè noi possiamo soltanto ascoltare e fidarci di quello che dicono, insomma, no? Guarda, si chiama scuola Boris Johnson, questa che hai appena Mm. nominato, ovvero Boris Johnson, per chi non lo sapesse, è il governatore appunto inglese che è andato contro tutti quanti i dottori dicendo io non ho abbastanza vaccini ma ho troppi morti, quindi faccio la prima dose a tutti e quando mi arriva la seconda dose la faccio a tutti. Non mi interessa che del tempo che passa tra una dose e l'altra, io ho bisogno di vaccinare in massa ed ha funzionato. Quindi adesso anche altre regioni, come appunto il Piemonte, sta dicendo, dato che ha funzionato con lui, perché non dovrebbe funzionare con noi? L'Inghilterra ha aperto. Però c'è da dire che l'Inghilterra, come anche Que- l'Australia, che hanno aperto, però loro hanno fatto AstraZeneca perché era il vaccino loro. E quindi cioè, ogni vaccino ha le regole sue, cioè applicare questa regola che per AstraZeneca ha funzionato perché Johnson effettivamente è andato contro qualsiasi parere medico, ha rischiato seriamente ed è stato veramente un leader della responsabilità di decidere anche, no, e di sbagliare, perché è stata grossa responsabilità e ha avuto ragione. Però questa stessa strategia che per lui ha funzionato non è applicabile in egual misura al Pfizer perché sono due vaccini completamente diversi. Perché AstraZeneca, peraltro, in AstraZeneca in Italia non lo vuole fare nessuno. Dopo la campagna che è stata fatta dai mass media, dai giornali, da tutti che hanno demonizzato l'AstraZeneca non lo vuole fare nessuno. Ed è quello per il quale, cioè, attraverso il quale si potrebbe fare questa politica, però purtroppo col Pfizer no. E quindi vedremo, vedremo. Va bene. Va bene, va bene, va bene, non ci avventuriamo in discorsi troppo complicati. Il dato di fatto è che se continua così, insomma, forse riusciamo a tornare alla normalità. E quindi questo è se vogliamo chiudere con una frase, insomma, che sia di buon auspicio, insomma, speriamo presto di tornare, di vederci, di incontrarci, insomma, di persona, no? Io aspetto un invito da Vivi Stoccarda per una bella grigliata. Certamente, certamente, Ok? certamente.